Ciao, sono Caruso. Vi voglio parlare un attimo di marketing e applicazioni della crescita personale allo sviluppo. Chiaramente quando si fa del marketing dobbiamo cominciare a prendere in considerazione un campione di persone che hanno più o meno lo stesso problema da risolvere, e se tu hai la soluzione al loro problema, loro vengono da te e ti dicono: guarda che anch'io ho questo problema, vorrei che me lo risolvessi, e sono disposte a pagare tutto quello che c'è da pagare, perché le persone usualmente vogliono risolvere dei problemi. Nella crescita personale si risolvono i problemi prima che accadano, e quindi non tutte le persone sono disposte ad investire in un qualcosa che potrebbe accadere, esattamente come quelle che fanno sport. Se fai sport stai investendo sulla tua salute, perché prima o poi potresti ammalarti o potresti avere un infortunio. Se hai fatto sport in precedenza gli infortuni durano poco, perché comunque hai una ripresa molto veloce e sai come fare. Se invece non hai fatto sport ci rimani sotto. La stessa identica cosa per la crescita personale. Ora, qual è il problema del marketing? È che nella crescita personale è difficile creare un campione di persone che vogliono la stessa cosa. Sì, te lo raccontano sul web, ma non è possibile, perché è sviluppo individuale e crescita appunto soggettiva, personale. E quindi quando parlo di strumenti e le persone dicono: ah, ma sei troppo generale negli strumenti, sì, ma tu che cosa vorresti raggiungere? Bene, chiedimi se io ho gli strumenti per farteli raggiungere. Fine della puntata, ok? Non importa fare questo marketing sfegatato cercando le persone che hanno il problema che tu sai risolvere, perché comunque sia, volendo generalizzare, anche quando parliamo di ansia, l'ansia è declinata in tanti modi diversi, e non tutti quanti soffrono l'ansia nello stesso modo. Quindi anche quando si parla di terapia dobbiamo sempre mettere tutti quanti all'interno di una grande campana di Gauss per cercare di normalizzare le persone, mentre nella crescita personale si cerca di specializzarle, cioè di farle essere loro stessi per poi manifestare al mondo quell'unicità. Se anche tu sei interessato a capire chi sei e poi manifestare te stesso contribuendo a questa realtà, cercando di rendere un mondo migliore attraverso proprio l'espressione di te, allora la crescita personale fa per te. Abbiamo milioni di strumenti e di metodologie per farti stare meglio e per farti stare in carreggiata. Se invece vuoi aspettare di stare male e poi riparare, sappi che quello che andrai ad impattare è la terapia. In crescita personale si evade la terapia perché ci si pensa prima, perché non si arriva a stare così tanto male. Detto questo, non vuol dire che le persone che fanno crescita personale, come me e come tante altre persone nel mondo, perché siamo in tanti in realtà, non soffrono un addio di un amico, non soffrono il fallimento di un progetto. Certo che soffriamo e come, ma sappiamo come affrontare la sofferenza perché abbiamo degli strumenti efficaci. Spero di aver fatto un po' di chiarezza su questo dannato marketing e su questa voglia di vendere assolutamente delle promesse che poi non possono essere mantenute, perché ti ricordo che chi ti dice che ti risolve un problema a te in realtà si sta sostituendo a te, e quindi gli stai dando la responsabilità della tua vita in mano. Non penso che sia una cosa buona, quindi meglio dire alle persone: ho degli strumenti che ti possono servire per arrivare al tuo scopo. Qual è il tuo scopo? Parliamone. Ancora una volta da Caruso Colzi è tutto, ti auguro una bellissima giornata, e da Cata Beach è tutto. Ciao!